Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dove parlo di mindset, social media e business online. L'argomento di oggi è il Sales Navigator. Sales Navigator è una risorsa che ci mette a disposizione LinkedIn per la lead generation, per fare delle ricerche molto ma molto mirate. Se questo è un argomento che ti può interessare, continua pure a guardare questo video. Uno degli strumenti molto interessanti per fare lead generation sulla piattaforma LinkedIn è il Sales Navigator. Il Sales Navigator è uno strumento che ci mette a disposizione LinkedIn stesso per poter effettuare delle ricerche molto dettagliate e oltre alle ricerche anche per riuscire ad entrare in contatto con i lead qualificati. Perché è molto interessante? Questa è una tabella comparativa proprio di LinkedIn che mi permette di descrivere e di spiegare perché è uno strumento che reputo davvero molto importante. Se utilizziamo un profilo LinkedIn free, le feature che vengono messe a disposizione sono ovviamente molto limitate. È vero che io posso andare a effettuare una ricerca utilizzando degli operatori booleani per essere un attimino più precisa e più dettagliata, ma la possibilità che ci mette a disposizione Sales Navigator sono effettivamente molte di più. Una delle cose più importanti è ad esempio capire chi ha visitato il nostro profilo, e questo perché? Perché se sappiamo che una persona ha visitato il nostro profilo probabilmente è interessato a quello che stiamo facendo e al nostro lavoro, e questo potrebbe essere un motivo di contatto. Non è possibile farlo con un profilo free, cioè quello che posso fare è vedere solo le ultime 5 persone, mentre con il Sales Navigator io posso andare a vedere i risultati di questa ricerca fino a 90 giorni, cioè 3 mesi prima di quando la persona effettivamente è arrivata sul mio profilo. Tutte le altre sono delle cose in più, e anche queste sono molto interessanti. Tra le altre c'è la possibilità di avere mensilmente un 20 in mail. Le in mail sono delle mail che io posso inviare ai lead e se utilizzo il Sales Navigator queste persone non devono essere necessariamente in contatto con me. Un'altra delle possibilità appunto che le email non vengono scalate, ovvero vengono riaccreditate per essere più precisi qualora il messaggio riceva una risposta e venga aperto e quindi riceva una risposta. Quindi è possibile utilizzarne anche più di 20 al mese quando si utilizza il Sales Navigator. Oltre a questo la possibilità di salvare i leads, e questo fino a 1500. Perché diventa fondamentale? Perché io non andrò a contattare tutte le persone quotidianamente tutti i giorni. Il fatto di poterli salvare, poterli magari utilizzare in un secondo momento, avendoli targetizzati attraverso l'utilizzo di tag oltre che dei filtri, mi permette di andare a rintracciarli e a contattarli in un secondo momento dopo la mia ricerca. Ovviamente ho anche tutte queste possibilità che con un profilo free, che era questo nella prima colonna, non ho la possibilità di fare. Quindi questo è sicuramente uno strumento molto ma molto interessante se il mio lead è presente all'interno di LinkedIn. E adesso andiamo direttamente sul mio Sales Navigator per andare a vedere passo per passo come può essere utilizzato questo strumento. Allora, prima di tutto bisogna andare a modificare le impostazioni. Per farlo è sufficiente andare sulla barra in alto dove c'è la propria immagine e selezionare impostazione. Si apre questa seconda schermata, vado a spostare un attimino la mia immagine, e quello che bisogna andare a settare sono la tipologia di visualizzazione del proprio profilo. Io quello che consiglio è di scegliere la prima, cioè dove venga mostrata sia la propria immagine che il nome, il cognome e soprattutto la headline, piuttosto che gli altri due. Nella seconda opzione c'è la possibilità di non mostrare la propria immagine ma di lasciare perlomeno la headline. Nell'ultima invece il proprio profilo compare come un utente anonimo. Perché io consiglio di selezionare la prima opzione? Perché è quella comunque dove ci si
mette il nome e ci si mette anche la faccia. Ricordiamoci sempre che quando si invia una richiesta di contatto o anche un messaggio che sia completamente anonimo, questo un po' scoraggia il fatto che le persone decidano di rispondere o meno. Se invece ci mostriamo un po' di più, sicuramente questo già crea un livello di contatto e di empatia un pochino diverso. Un'altra cosa che posso andare a fare è, scorrendo verso il basso nella schermata, io vado a vedere le preferenze di vendita. Sono differenziate in 3 settori diversi, quindi io posso andare a scegliere l'area geografica di riferimento, il settore che mi interessa e le dimensioni dell'azienda. Questi 3 filtri fanno parte anche degli altri filtri che poi andremo a vedere all'interno del Sales Navigator, ma io posso già identificarli qui per fare una prima scrematura iniziale. Io ad esempio ho inserito Italia come area geografica principale, il settore pubbliche relazioni e comunicazioni e una dimensione abbastanza piccola dell'azienda. Tutti questi filtri possono essere anche cambiati in una tempistica successiva. Una volta finita questa selezione, io posso andare a fare finalmente la mia ricerca. Le ricerche sul Sales Navigator sono di 2 tipi. Io posso scegliere se fare una ricerca su lead o ricerca su account. Un lead è una persona fisica, l'account è un account di tipo aziendale, diciamo una pagina. Qual è principalmente la differenza? Il fatto che se io ho in mente un ruolo specifico all'interno di un'azienda, allora posso sicuramente andare a fare una ricerca per lead, ma se sto cercando il CEO di un'azienda piuttosto che una posizione abbastanza rilevante, probabilmente sarà difficile riuscire ad avere un contatto diretto, perché immagino che questa persona riceva quotidianamente svariate richieste di contatto o svariate email. Se invece io riesco a trovare all'interno della stessa azienda una persona che potrebbe essere il responsabile marketing nel mio caso, piuttosto che l'HR o una figura di questo genere, quindi una figura con cui io potrei interfacciarmi direttamente, sicuramente le mie possibilità aumentano a dismisura rispetto al CEO dell'azienda. Come dicevo prima, la tipologia di ricerca viene fatta esattamente nello stesso modo, quindi io vado a fare una ricerca per lead. Questa è la schermata che mi compare. La schermata comprende tutti i filtri che abbiamo a disposizione e sono davvero parecchi per quanto riguarda il Sales Navigator. Sono molti di più rispetto a quelli che ci mette a disposizione LinkedIn con un account di tipo free. Allora, che cosa andiamo a fare? Prima di tutto quello che consiglio di fare è andare a settare la lingua del profilo, cioè la lingua del profilo che io sto andando a cercare. Questo già ci fa andare a fare una ricerca un pochino più definita. Io scelgo l'italiano in questo caso e già quello che andiamo a verificare e a controllare è il numero di risultati che compare dalla mia ricerca. Questo numero si andrà a modificare ogni volta che io andrò a selezionare o ad aggiungere un filtro. Il nostro obiettivo non è quello di avere tantissimi risultati, anzi cerchiamo di essere abbastanza precisi, abbastanza chirurgici all'interno della nostra ricerca per poter trovare effettivamente un lead più preciso possibile. E questo ci riporta a una domanda fondamentale. Prima di fare una qualsiasi ricerca dobbiamo aver definito il nostro ICA, il nostro cliente ideale. Perché se non abbiamo bene in mente quali sono le caratteristiche delle tipologie di lead che sto andando a cercare, sarà difficile che questi filtri o il Sales Navigator stesso mi permettano effettivamente di identificarlo. Quindi prima di tutto la domanda è: chi è il tuo cliente ideale? Una volta che hai definito chi è il tuo cliente ideale, allora andremo sul Sales Navigator per effettivamente andarlo a trovare. Allora, abbiamo definito la nostra lingua del profilo. A questo punto andiamo a definire un'area geografica ben precisa. Attenzione a quello che succede quando faccio una selezione per la mia area geografica. Allora, io immagino di voler scegliere Milano e vado a iniziare a digitare le prime lettere. Mi compaiono diversi suggerimenti dati da LinkedIn. Io posso andare a scegliere
Milano, Lombardia, Italia, che ha un numero che è diverso rispetto a Milano senza Lombardia, Italia. Allora, io scelgo prima di tutto Milano e qui ho il numero totale dei risultati, come ho detto in precedenza. A questo punto però vado ad aggiungere anche gli altri risultati. E infatti, come si può vedere, il numero totale è aumentato. Questo perché? Perché molto spesso quando una persona inserisce il proprio profilo all'interno di LinkedIn non è così preciso nella definizione del luogo di lavoro. Potrebbe essere solo Milano come città piuttosto che Milano Lombardia. Il fatto di includere tutti gli insiemi che possono avere al proprio interno la città di Milano mi permette di non escludere o non dimenticare al di fuori di questa ricerca un possibile lead. Vado a selezionare quindi anche tutte le altre ipotesi comprese qua all'interno, vediamo se teniamo sempre sotto controllo il numero totale dei miei risultati e posso aggiungere anche volendo la Lombardia, se questo penso che possa aggiungere valore alla mia ricerca. Se voglio fare una ricerca ancora più precisa, ancora più definita, ho la possibilità di andare a selezionare non solo l'area geografica ma addirittura il CAP e qui in questo caso ovviamente la ricerca diventa decisamente precisa. Abbiamo definito quindi l'area geografica e la lingua del profilo. Non ci resta che in questo momento selezionare perlomeno il settore. Scelgo un settore a caso, scelgo la consulenza manageriale. Immagino che il mio cliente ideale si trovi effettivamente in questa nicchia. I risultati della mia ricerca ovviamente sono diventati molto meno rispetto al numero che avevo inizialmente. A questo punto vado a definire ulteriormente i filtri che posso utilizzare. Abbiamo definito che è una persona che lavora nel settore della consulenza manageriale, ha un profilo perlomeno italiano e lavora nella zona di Milano. Adesso posso andare a definire l'impiego molto più precisamente. Che tipo di anzianità io voglio? Se voglio che abbia perlomeno un'esperienza che non sia recente all'interno di questo ruolo, io posso definire perlomeno tra 5 anni, ad esempio, e posso immaginare un livello di anzianità che mi dà la qualifica, diciamo, che sia una persona che sia il proprietario, come abbiamo detto prima, un CEO ad esempio, piuttosto che un manager, un direttore o che abbia invece un'esperienza minima all'interno dell'azienda. Io a livello di anzianità non vado a selezionarlo, ma quello che andrò a selezionare ad esempio è la qualifica attuale, perché ricordiamoci che LinkedIn ci dà la possibilità di andare a definire i lavori che sono stati svolti all'interno della carriera professionale. Quello che stiamo andando a cercare invece è una persona che sia in questo momento in questa qualifica professionale. Vado a selezionare e decido che sia un manager, ad esempio, abbiamo detto che è un consulenza manageriale e mi interessa ad esempio che sia un project manager. In questo caso abbiamo ridotto drasticamente i risultati della ricerca, siamo arrivati a 96 risultati, quindi effettivamente molto basso e probabilmente qua posso andare a aver definito molto precisamente il mio ICA. Se ho dei dati e se ho già in mente una tipologia di azienda, che possa essere il nome di un'azienda oppure il numero di dipendenti, andrò a selezionarlo ulteriormente. Ad esempio, se mi interessa un'azienda che non sia particolarmente grande, ma che sia piccolo medio, diciamo tra gli 11 e i 50 dipendenti, andrò a selezionare qui e effettivamente il mio risultato si è ridotto ancora ed è arrivato a 25 risultati. Altri filtri che ho a disposizione sono i filtri relativi alle caratteristiche di LinkedIn, cioè quando ha effettuato l'iscrizione a LinkedIn stesso, se ci sono dei gruppi di LinkedIn che mi interessano e quindi l'appartenenza a questo gruppo, i tag che andremo a vedere in un secondo momento e le parole chiave del contenuto pubblicato, perché la ricerca viene effettuata anche rispetto al contenuto che ha pubblicato il mio lead.
Anche per quanto riguarda la data di iscrizione è una delle ricerche dei filtri che andremo a vedere in un secondo momento. A questo punto abbiamo 25 risultati, non ci resta che cliccare su cerca e mi appariranno tutti i risultati. Cosa posso fare? Tutti i filtri che ho inseriti li posso vedere qua sulla mia sinistra. Posso andare a modificarli, ad aumentarli oppure a correggerli qualora ci fosse qualcosa di sbagliato. Quindi io posso andare ad aggiungere il livello di anzianità che non ho inserito prima, andando semplicemente a selezionarlo tra quelli che mi vengono indicati. Posso andare ad aggiungere una seconda lingua, ad esempio, eccetera, eccetera. Che cosa posso fare adesso con i profili che vedo qui? Allora, quello che posso fare è andare a salvare prima di tutto la ricerca. Per farlo io vado qua sopra, salvo ricerca e ho la possibilità di inserire un nome, delle caratteristiche della mia ricerca e delle altre informazioni. Io consiglio sempre di inserire un nome che sia, come si dice in gergo, parlante, cioè non limitarsi a salvare quello che mi indica LinkedIn, ma dare un nome che possa essere interessante per me e che mi permetta in un secondo momento di andare a trovare facilmente questa ricerca. Io ho fatto una ricerca su un consulente di marketing, quindi io posso scrivere e tutte le parole chiave che ho utilizzato: consulente, marketing. Ho selezionato la lingua italiana e il numero, l'ampiezza di dipendenti della nostra azienda, quindi meno di 50 persone, inferiore a 50. Quando voglio avere una frequenza di avvisi, gli avvisi sono quelli che LinkedIn invierà sulla mia casella di posta, quella che ho inserito in fase di registrazione, per dirmi se ci sono dei lead nuovi che si sono aggiunti a questa ricerca. Io non consiglio di farlo in maniera quotidiana perché ho la possibilità di selezionare quotidiano, settimanalmente, mensilmente oppure mai. Conviene tenere un controllo settimanale in modo da non avere intasata la casella di posta. Vado a fare salva ricerca e qua la mia ricerca quindi viene salvata. Che cosa posso fare con i profili? Posso andare ovviamente a controllarli, a vedere quello che succede. Oltre a questo io posso selezionarli, se non mi interessano tutti, andando a selezionarlo uno alla volta, ad esempio seleziono il primo, il terzo e magari anche il quarto. Andare a vedere che tipo di distanza c'è tra me e queste persone. In questo caso io ho selezionato delle persone che sono di terzo livello rispetto a me, quindi non ho un contatto diretto e non ho nessuna persona che sia in contatto tra me e quest'altra persona, cioè c'è ancora un altro livello. Ho selezionato solo questi e posso andare a selezionare salva, quindi salvando solo i profili che ho selezionato in questo momento, oppure addirittura aggiungere un tag. Un tag non è altro che un'etichetta che mi permetterà di identificare in maniera un pochino più precisa le persone che ho selezionato. Io se magari sono tutte appartenenti a una determinata azienda, o hanno delle caratteristiche che mi sembrano più interessanti per la ricerca che sto effettuando, posso inserire un tag qui oppure scegliere uno dei tag che mi vengono proposti. Ad esempio, io so che queste persone le andrò a contattare adesso e quindi avranno bisogno di una seconda mail in breve tempo. Posso selezionare ad esempio follow up dando un'indicazione anche di tempistica per ricordarmi che queste persone dovranno essere contattate in un secondo momento. Una volta scelto, clicco su applica e come potete vedere ho il tag inserito qua sopra. Allora io faccio salva, salvo le persone e posso salvare sui miei lead salvati oppure creare un elenco particolare di lead che mi contenga solo queste persone. Vado ad aggiungere il tag anche negli altri che ho salvato, vado ad aggiungere lo stesso qua. Questo l'ho già salvato, questo l'ho già messo, ok,
Perfetto, quindi in questo modo ho aggiunto lo stesso tag a tutte le persone che ho salvato. Una cosa che viene utilizzata molto poco, ma che io trovo davvero molto interessante, è quello di cliccare qua sui tre pallini e andare a vedere i visualizza simili. Che cosa significa visualizza simili? Visualizza simili è quello che viene chiamato un pubblico lookalike, cioè un pubblico che ha delle caratteristiche molto simili a queste delle persone che ho selezionato. Perché questo è interessante, questa selezione? Perché se io ho già trovato che questa persona che ho selezionato in questo momento abbia delle caratteristiche davvero molto calzanti rispetto al lead ideale che mi sono prefissata di cercare, allora a questo punto, andando a visualizzare simili, cliccando su quel tasto, quello che mi compaiono sono tutte delle persone, quindi è una ricerca successiva che mi comprende delle caratteristiche della persona che ho selezionato, e lo posso vedere qua sopra nella barra in alto, ma che non comparivano nella ricerca precedente. Questo mi permette di estendere ulteriormente la mia ricerca. Torno adesso nella ricerca precedente per andare a vedere quello che succede. Allora, io seleziono questa prima persona e andiamo a vedere che cosa succede all'interno del profilo. Allora, la schermata che mi appare è leggermente diversa e molto più precisa rispetto a quella che abbiamo quando facciamo delle ricerche con un account free. Quello che vediamo è ovviamente tutte le caratteristiche del profilo stesso, cioè il nome, il grado di connessione rispetto a noi, l'immagine, tutta la headline, la tipologia, il numero di collegamenti, dove svolge la propria attività, l'attività attuale, quella precedente e poi la formazione, con la possibilità di estendere vedendo tutto il resto, quindi tutto il resto del profilo, che è quello che vedo qua sotto. Allora, io in questo caso posso vedere altre informazioni che sono quelle che vedo qui sulla mia destra, cioè io posso aggiungere il responsabile, cioè se io so che ci sono delle persone che io già conosco, con cui sono in contatto, che posso vedere qui dentro, che ho visto anche dalla mia ricerca che è il responsabile di questa persona, lo posso scrivere qua e mi comparirà qua sotto, quindi io posso aggiungere delle note in più. Oltre a questo io posso aggiungere un testo che mi permetterà di avere dei riferimenti, possono essere, non so, se ci siamo visti da qualche parte, se ho avuto il suo nome da qualche collega o qualunque informazione voglio aggiungere, mi basterà scrivere qua, scrivere le note, salvarle e poi ritrovarmele in un secondo tempo qui accanto dove l'ho appena inserito. Torno indietro alla mia ricerca iniziale per andare a mostrare un'altra cosa. Allora, quello che mi interessa particolarmente, oltre alla ricerca appena effettuata, è la parte questa qua in alto. Perché diventa molto interessante? Perché qui il Sales Navigator mi dà delle informazioni rilevanti per potermi permettere un primo collegamento. Cioè, io so ad esempio che nei 25 risultati che ho visualizzato in questo momento, 2 di essi hanno cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni. Cliccandoci sopra, il Sales Navigator mi fa vedere chi sono queste persone e già mi dà un piccolo primo suggerimento, cioè il fatto che queste persone hanno cambiato ruolo e questo è il nuovo ruolo che hanno assunto negli ultimi 90 giorni. Perché questo diventa interessante? Perché io posso approfittare di questa informazione per scrivere nella richiesta di collegamento piuttosto che nella mia mail, congratulandomi per il nuovo ruolo assunto. Un'altra informazione che ho è che 11 dei 25 appartenenti alla mia ricerca hanno pubblicato su LinkedIn negli ultimi 30 giorni. Perché questa è una informazione interessante? Prima di tutto perché mi permette di capire che non tutte quelle 25 persone sono molto attive all'interno di LinkedIn. Vorrà dire che
probabilmente se io invio una mail piuttosto che se chiedo un contatto, non necessariamente apriranno il loro profilo quotidianamente, quindi ci vorrà magari un pochino più di tempo prima che riceva una risposta. Un'altra informazione che so che invece queste 11 persone sono decisamente più attive rispetto a LinkedIn e probabilmente il passaggio successivo dopo una prima richiesta sarà un pochino più veloce. L'ultima casella è quella che ci dà un altro touch point rispetto al lead che stiamo selezionando, cioè so già che queste persone hanno qualche cosa in contatto con me, che possa essere il titolo di studio, che possa essere l'università, che possa essere la città, però come si può vedere questo è un punto, un touch point che potrebbe essere interessante. Vado a fare una ricerca successiva, una ricerca anzi di tipo diversa per mostrare qualche cosa in più. Vado a guardare una delle ricerche che ho fatto in precedente, vado a cercare questa che è una ricerca che ho fatto per quanto riguarda formatori o coach, e ho inserito anche i collegamenti di secondo grado, cioè sono delle persone che hanno un grado di separazione rispetto a me di distanza, perché questo mi risulta interessante. Allora vado anche in questo caso ad aprire uno dei profili e rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza ho una parte in più, che è questa qua sotto, i punti chiave. I punti chiave risultano molto importanti e interessanti perché mi permettono di avere un touch point in più rispetto alla persona il cui profilo sto guardando, perché io so chi è la persona che ho in comune e so che quindi posso chiedere alla persona il cui contatto è in comune tra me e il mio lead di essere presentata o piuttosto di avere delle informazioni. In più so, come dicevo prima, le attività recenti, cioè so che recentemente, in questo caso 11 ore fa, ha scritto un post pubblicato su LinkedIn, sicuramente una persona più attiva rispetto alle precedenti. Tutte le altre informazioni sono quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi le esperienze, la formazione e quant'altro.